Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia di Riftbound, questo gioco di carte collezionabili che sta davvero spopolando in Cina e non poteva essere il contrario. Infatti vi ricordo che deriva dalla fortunatissima e famosissima IP videoludica di League of Legends, quindi questo gioco MOBA che ha letteralmente travolto i videogiocatori negli ultimi anni, ha creato community di appassionati immense. Quindi sicuramente una trasposizione sui nostri tavoli da gioco era quello che davvero mancava per consacrare questo prodotto a 360 gradi. È arrivato anche dalle nostre parti in Europa e oltreoceano negli Stati Uniti e ha avuto via via sempre un crescente riscontro. Quindi siete curiosi di sapere come funziona questo gioco, come le nostre leggende andranno ad influenzare le partite, come le nostre unità o i nostri campioni lotteranno per la supremazia dei Battlefield. Ovviamente tutto questo è possibile grazie alle nostre carte runa. Ecco, se siete curiosi, io vi lascio a questo video tutorial che vi darà sicuramente un'idea di come si gioca. Dunque, vi rimando al termine del video. Prima di passare al regolamento vero e proprio, vediamo un attimino una breve panoramica dei prodotti acquistabili in negozio per chiunque volesse avvicinarsi al gioco. Abbiamo i booster box, chiaramente i booster packs e infine i mazzi precostruiti. Un'ottima idea per iniziare a giocare a Riftbound. Quindi ora introduciamo i due aspetti principali dell'esperienza, le carte leggenda, ossia i veri e propri comandanti dei nostri mazzi. Questi ultimi forniscono la compatibilità delle carte del mazzo che costruiremo, la strategia principale da perseguire per vincere e infine la sinergia da ricercare nelle carte che compongono il nostro mazzo. E ancora abbiamo i Battlefield. Queste ultime sono delle carte che rappresentano delle zone di scontro fra le varie unità. Queste carte inoltre sono il sistema principale per guadagnare punti che ci permetteranno di vincere la partita. Questo può accadere in due modi, ossia conquistandoli con le nostre unità, questo ci fornirà un punto vittoria, oppure mantenendone il controllo durante i vari turni che si susseguiranno. Anche quest'ultima azione ci permetterà di guadagnare un punto vittoria. Il primo giocatore che raggiunge gli 8 punti vittoria vincerà la partita. Vediamo la struttura di un mazzo. Un mazzo di Riftbound deve avere 56 carte, composto così: 40 carte del mazzo principale, 12 carte che compongono il mazzo rune, 3 campi di battaglia e una leggenda campione. Vediamo un attimo la struttura di una carta leggenda campione. Le leggende sono essenzialmente carte a cui abbiamo sempre accesso, che determinano i colori delle carte che inseriremo e danno una strategia ben precisa al nostro mazzo. Quindi il nostro mazzo verrà costruito per beneficiare delle abilità della nostra leggenda. Non è una carta che giochiamo, ma è un effetto a cui possiamo accedere durante la nostra partita. Vediamo ora come si struttura una carta leggenda campione. Quindi in alto a sinistra troviamo i domini, ancora in basso abbiamo la tipologia di carta e le parole chiavi, continuando il nome della carta e infine troviamo l'abilità associata alla nostra leggenda. Quindi, in questo caso specifico, questa carta leggenda ci darà accesso a due domini, Furia Rosso, Blu Mente, e alle carte che ne fanno parte. Ovviamente una carta di un dominio differente non sarà permessa. Ora vediamo una rapida panoramica dei domini. Abbiamo Furia, Calma, Mente, Corpo, Ordine e Caos, ognuno dei quali darà un'impronta ben precisa al nostro mazzo con un stile di gioco differente. Dunque, vediamoli nello specifico uno alla volta. Abbiamo il dominio blu, la mente, con le sue magie di controllo e gestione della nostra mano. Il verde, la calma,
votato più alla difesa e alle magie di supporto. Abbiamo ancora il Caos, il Viola, che porterà instabilità alla board con effetti di distruzione. L'Ordine, il Giallo, votato più alla tattica delle nostre unità sul campo di battaglia con effetti di buff. Ancora il Corpo, l'Arancione, che ci darà accesso a unità molto forti in termini di statistiche per il controllo della board. E infine il Rosso, la Furia, perché ama una strategia aggressiva e veloce, votata al combattimento. Ora presentiamo le differenti carte che compongono il gioco. Prima di tutto abbiamo le carte unità. Quest'ultime sono le carte designate per la conquista o l'occupazione dei battlefield e dunque ci permetteranno di ottenere punti vittoria. La prima cosa che possiamo notare è che queste carte, a differenza delle altre, hanno un valore sulla parte destra in alto, quest'ultimo definito potenza, che determina sia il danno che un'unità può infliggere, ma anche quello che può subire prima di essere rimossa dal gioco. Da notare poi che le carte unità hanno esattamente le abilità come le carte leggenda campione. Ancora, le unità possono essere esauste, ossia rivolte a 90 gradi, oppure pronte. Una carta unità esausta non si può muovere o attivare abilità che ne richiedano appunto l'esaurimento. Inoltre tutte le carte unità entrano in gioco già esauste e quindi per essere pronte devono attendere il turno successivo. Ma come possiamo giocare queste carte unità? Ebbene, con il costo di lancio, chiamato costo energia, che troviamo sull'angolo in alto a sinistra. Altre unità potrebbero presentare un costo addizionale sotto quello di energia, che è indicato dall'icona di un dominio specifico. Questo richiama una nuova dinamica chiamata riciclo, che vedremo dopo. Tra le normali unità troviamo poi le unità campione, che sono le controparti delle leggende campione, che potremmo assoldare, quindi giocare normalmente come tutte le altre, ma chiaramente sono molto più potenti. All'inizio della partita ne dovremmo scegliere una che viene definita unità campione prescelto. Questa deve essere corrispondente alla carta leggenda campione e verrà posizionata nella board in uno spazio specifico accanto alla leggenda. Quest'ultima può essere giocata esattamente come tutte le altre carte unità nella nostra mano, ma con l'unica differenza che è già rivelata all'inizio della partita. Un'altra differenza tra la carta unità campione e la carta leggenda campione è che la carta campione come unità deve essere giocata sempre considerando il suo costo di lancio, mentre invece la carta leggenda non ne possiede uno e la sua abilità è già attiva dall'inizio della partita. Un altro aspetto fondamentale è quello che da una carta leggenda campione derivano due versioni della stessa unità campione, rispettivamente relative ai domini della leggenda. Questo conferirà un'ulteriore profondità alla scelta del nostro campione. Proseguendo quindi abbiamo i battlefield, ossia gli scenari dove infurieranno le lotte tra le nostre unità e quelle avversarie. Queste carte, che all'inizio della partita ne viene selezionata una per giocatore in maniera casuale, offriranno un effetto permanente durante la partita o degli inneschi davvero potenti, che dovrebbero contribuire alla strategia del giocatore stesso. Tipicamente il giocatore che ha introdotto i battlefield dovrebbe beneficiare dei suoi effetti. Proseguendo troviamo le carte equipaggiamento, ossia un altro tipo di permanente. Queste carte possono essere giocate esclusivamente durante la fase azione di quel giocatore. Come le unità, anche queste carte hanno un costo di energia per poter entrare in campo, però a differenza delle unità, appunto, quest'ultime non entrano in campo esauste, ma la maggior parte delle volte dovranno essere esaurite per poter giocare le loro abilità. Ancora troviamo le carte incantesimo. Queste carte che hanno un effetto istantaneo,
Come le carte unità e equipaggiamento, quest'ultime richiedono un costo di energia per essere giocate, ma una volta fatto questo si risolvono immediatamente. Le carte incantesimo possono essere giocate durante la fase azione, ma se hanno le parole chiave azione o reazione, possono essere anche giocate durante il turno dell'avversario o durante la fase showdown, che vedremo dopo. In sintesi, quindi, le seguenti carte saranno già presenti nella board, ossia la carta campione leggenda, la carta unità campione prescelto e il battlefield, mentre il mazzo sarà composto dalle unità, gli incantesimi e gli equipaggiamenti. Vediamo ora come fare il setup di una partita in Riftbound. Quindi collocheremo la leggenda campione, l'unità campione scelto, il battlefield, il nostro mazzo principale, ancora il mazzo rune e accanto il segnapunti, quindi le varie aree differenti nella board. Avremo la zona dove andare a canalizzare le nostre rune, ancora l'area chiamata base dove andremo ad inserire i nostri permanenti, e infine nell'angolo a destra in basso troveremo il trash, ossia dove tutte le carte rimosse dal gioco vengono poste a faccia in su. Quindi, dopo aver visto che le carte hanno un costo di lancio, ci si chiede ovviamente come poterle giocare. Ebbene, con le rune. Le rune sono una risorsa fondamentale utilizzata per giocare le nostre unità, incantesimi o equipaggiamenti. Sono collocate in un mazzo a sé stante composto da 12 carte e durante la fase di canalizzazione ogni turno un giocatore potrà pescare le prime 2 carte dal mazzo e aggiungere le 2 rune nell'area apposita. Inoltre le rune devono obbligatoriamente corrispondere ai colori di dominio fornito dalla nostra leggenda. Quindi, tornando al costo di energia, le carte hanno sulla parte superiore sinistra un numero stampato che equivale al numero di rune che dovremmo esaurire, quindi ruotare a 90 gradi, per giocare tale carta. Inoltre vi ricordo che questo numero è sempre in colore, quindi potremmo utilizzare qualsiasi tipologia di runa vogliamo per pagare tale costo. La ragione per cui ovviamente esistono differenti rune associate a differenti domini è data dal fatto che molte carte hanno un costo addizionale, ossia il costo potere. Quest'ultimo indica che dovremmo rimuovere dall'area delle rune, non importa se esauste o meno, un numero pari alle icone stampate sulle carte e andare a posizionare quelle rune, quindi in maniera puramente casuale, in fondo al mazzo. Quindi, parlando del concetto di canalizzazione delle rune, è l'atto di mettere le rune in gioco dal nostro mazzo. Vi ricordo che le rune entrano in gioco durante la fase di canalizzazione, sempre pronte all'utilizzo. Ora vediamo la struttura di un turno e le sue meccaniche. Prima di tutto, all'inizio di una partita, ogni giocatore pescherà 4 carte. Dopodiché potrà decidere se effettuare un mulligan, ossia mettere in fondo al mazzo fino a 2 carte e pescarne altrettante. Quindi, come di consuetudine nei giochi di carte, si proseguirà a determinare chi sarà il primo giocatore. Analizziamo ora la struttura di un turno in Riftbound. Abbiamo in sequenza la fase risveglio, la fase inizio turno, la fase canalizzazione e la fase di pesca. Inoltre seguiranno poi la fase azione, ossia la fase principale, e quella di fine turno. La fase risveglio prevede la riattivazione di tutte quelle carte che erano state esaurite nel turno precedente, quindi significa rimetterle in posizione verticale. Si noti che questa fase qui viene saltata nel primo turno di gioco, poiché nessuna carta è esaurita.
Segue la fase di inizio turno, dove andremo a ottenere punti vittoria per ogni battlefield che abbiamo sotto controllo e inoltre si attiveranno tutte quelle abilità presenti nelle carte che fanno riferimento a questa fase. Proseguendo abbiamo la fase di canalizzazione, dove andremo a pescare le prime 2 rune dal mazzo apposito e le andremo a posizionare nell'area dedicata. Eccezionalmente, il secondo giocatore nel primo turno canalizzerà 3 rune invece di 2. Troviamo poi la fase dove andremo a pescare la prima carta del nostro mazzo. Inoltre vi ricordo che al termine di questa fase tutta l'energia o il potere generato che non è stato speso andrà perso. Quindi ora vediamo la fase principale, ossia quella delle azioni. Potremmo giocare delle carte, schierare le nostre unità, equipaggiamenti o lanciare incantesimi pagando il loro costo di energia e o potere. Inoltre la nostra base è l'area designata dove i nostri permanenti entreranno in gioco, con la differenza che però le unità normalmente saranno sempre esauste, mentre invece gli equipaggiamenti saranno pronti all'uso. Infine le unità potrebbero anche entrare in the battlefield che stiamo controllando in quel momento. Poi possiamo ancora attivare le abilità, quindi utilizzare le skill delle nostre leggende o comunque delle carte in gioco, o muovere le unità da una base a un campo di battaglia o viceversa. Vi ricordo che però un'unità che completa un movimento sarà esausta e quindi non potrà più performarne altri o attivare abilità che richiedono di esaurirla. E infine abbiamo lo showdown che si innesca quando un'unità entra in un battlefield, che sia quest'ultimo vuoto o con delle unità nemiche. Dunque, come in dettaglio i battlefield vanno ad incidere sul punteggio e quindi sono un elemento fondamentale per riuscire a vincere la nostra partita, vediamo come funzionano gli showdown. Lo showdown inizia nel momento in cui un'unità si muove all'interno di un battlefield o campo di battaglia vuoto o controllato dalle unità nemiche. I giocatori inoltre otterranno il focus e la priorità iniziando dall'attaccante, permettendo loro quindi di giocare delle carte incantesimo, azione o reazione, ma lo vedremo dopo in dettaglio. Quindi avremo due differenti scenari riguardanti lo showdown. Il primo, denominato Open Showdown, ossia quando un'unità entra all'interno di un battlefield non controllato. Ciò non toglie che ancora il nostro avversario avrà l'opportunità di rispondere giocando determinati incantesimi che potrebbero bersagliare anche le nostre unità. Il secondo caso è quello del Combat Showdown, quando appunto delle unità nemiche si trovano nello stesso battlefield e quindi questo diventa conteso. Anche qui si possono giocare chiaramente gli incantesimi. Vediamo ora un esempio di showdown nella sottospecie combattimento. Quindi la prima cosa da fare è verificare se ci sono unità che hanno la dicitura quando io difendo o quando io attacco, quindi eventualmente triggerare questi effetti. Dopodiché passiamo al secondo step, che è quello del focus. Infatti l'attaccante guadagna il focus permettendo a quest'ultimo di iniziare una catena giocando differenti incantesimi. Poi abbiamo quella dell'interazione, appunto quando i giocatori si passeranno fra loro la priorità aggiungendo eventualmente altri incantesimi alla catena. Si proseguirà così fintanto che i giocatori alterneranno degli incantesimi da giocare, ma una volta che entrambi avranno passato la priorità per 2 turni consecutivi, allora la catena sarà considerata chiusa e si passerà alla risoluzione del danno. Prima di tutto si devono sommare le forze in campo, ossia i punti potenza delle varie unità. Dopodiché si assegnano i danni in maniera contemporanea, però attenzione, non possiamo assegnare i danni in maniera libera alle unità che vogliamo, ma prima di poter passare ad una seconda unità è obbligatorio che la prima unità abbia subito un danno letale. Quindi si passerà alla fase di risoluzione e clean up
avremmo una conquista se chi ha attaccato avrà ancora unità sopravvissute nel battlefield, mentre quelle del difensore sono state tutte distrutte, quindi l'attaccante in questo caso conquisterà un punto. Se invece il combattimento si risolverà in un pareggio, ossia entrambe le fazioni hanno unità ancora superstiti nel campo di battaglia, a questo punto è l'attaccante che dovrà fare un passo indietro e ritirarsi. Questa azione è definita recall, da non confondersi con un movimento standard. Infine, le unità sopravvissute nel campo di battaglia al termine dello showdown potranno rigenerare i loro punti costituzione. Dopo aver visto come si svolge uno showdown, ora approfondiamo le carte incantesimo, quelle che appunto possono essere giocate durante questa fase. Troviamo le carte incantesimo action, quindi con la parola chiave azione, hanno una velocità intermedia e si collocano tra gli incantesimi base e quelli di reazione. Possono essere giocati anche nel turno dell'avversario durante la fase dello showdown, purché la catena sia vuota. Cosa vuol dire? Devono essere queste le prime carte ad iniziare una catena di incantesimi. Non possono essere giocate come risposta ad altri incantesimi o abilità. Troviamo poi gli incantesimi di reazione, ossia i più veloci nel gioco, che possono essere letteralmente giocati in qualsiasi momento. La differenza sostanziale fra questi e quelli azione è che questi ultimi possono essere giocati anche quando abbiamo una catena in stato chiuso. Cosa vuol dire? Che già sono stati giocati degli effetti e quindi in risposta potremmo giocare queste carte per poter attivare un effetto ulteriore che, badate bene, andrà a risolversi ancora prima dell'effetto che ha generato la giocata di questa carta. Ricapitolando, infine, entrambe le carte incantesimo possono essere giocate nel nostro turno, ovviamente, anche durante il turno avversario, con la limitazione per le carte incantesimo azione che possono essere giocate solamente nel showdown phase. Le carte incantesimo azione non possono rispondere a delle catene chiuse, mentre le carte reazione sì. Infine, per quanto riguarda il timing di risoluzione, quelle incantesimo azione devono iniziare una nuova catena, mentre invece quelle reazione si risolvono prima della carta che le ha fatte triggerare, quindi entrare in gioco. Per concludere questo video tutorial, ora che conosciamo le regole del gioco, l'ultima regola, ma non ultima per importanza, è quella relativa all'ottavo punto che ci permette di vincere la partita. Infatti, a dispetto della regola tradizionale che ci conferisce un punto tutte le volte che conquisteremo un campo di battaglia, per quanto riguarda l'ultimo punto della partita, quest'ultima non vale, bensì ci fornirà la possibilità di pescare una carta bonus. Infatti, per ottenere l'ottavo punto dovremmo o conquistare 2 battlefield in un turno solo, oppure segnare quel punto con il mantenimento di un battlefield. Questa è l'unica eccezione per quanto riguarda il sistema di punteggio durante la partita, quindi è bene sempre tenerlo in considerazione. Ora siete pronti a giocare a questo fantastico gioco, ma tenete a mente che ovviamente ci saranno altre carte che potranno sovvertire le regole base che vi ho appena descritto in questo video grazie a delle parole chiave specifiche. Ma la cosa intuitiva e veramente che ho trovato interessante in questo gioco è che tutte le regole sono praticamente spiegate sul testo della carta, quindi non temete, basterà leggere. Buon divertimento a tutti! Rieccoci, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato molto chiaro, vi abbia dato un'idea di come si gioca a Riftbound
e sicuramente se siete arrivati fino a questo punto magari avrà incuriosito. Potrebbe essere un gioco da poter tirar fuori in delle serate con degli amici, basterebbe acquistare un mazzo precostruito. Vi ricordo peraltro che si può giocare anche in modalità skirmish fino a 4 giocatori, quindi sicuramente se vi ha incuriosito questo è un gioco di carte da provare. Detto questo, ovviamente, come detto, seguiranno altri contenuti sul mondo di Riftbound. Io vi ringrazio per la visione e, come sempre, vi auguro buon gioco e noi ci vediamo al prossimo video.